Buongiorno a tutti i lettori di GDO News e agli ascoltatori del Supermercato delle Idee e anche ai radioascoltatori del podcast del Supermercato delle Idee in questa calda estate, calda e anche pericolosamente piovosa estate. Noi di GDO News continuiamo il lavoro perché comunque ci sono delle novità che stanno coinvolgendo il mercato e queste novità soprattutto concernono alcune categorie merceologiche. Una in particolare ha colpito la nostra attenzione ed è l'evoluzione del prezzo del grano duro che forse inaspettatamente, ma vedremo che non è così, ha ricominciato a salire in maniera molto preoccupante e questa risalita sta velocemente riportando a un adeguamento dei listini verso l'alto che il mercato proprio non necessitava, nel senso che la guerra all'inflazione in atto, la guerra negoziale, la battaglia negoziale tra il mass market e l'industria di produzione e trasformazione è in una fase acuta, ma all'interno di queste tematiche non si può ignorare quelle che sono le dinamiche che sono prodotte dai vari mercati e nella fattispecie quello del grano duro. Eh sì, il grano duro è un ingrediente fondamentale nella dieta italiana, non solo perché siamo i più grandi consumatori al mondo di pasta di semola, ma anche perché in generale i farinacei fanno proprio parte della nostra storia gastronomica. E la pasta di semola in particolare è uno dei principali prodotti inseriti nel carrello dai consumatori, i quali dal 2021 in avanti hanno visto un esponenziale incremento dei prezzi a scaffale. Come gli addetti ai lavori sanno benissimo, questi incrementi sono assolutamente estranei sia alle vicende della catena di produzione e la catena logistica del Covid ed estranei anche alla crisi energetica determinata prima del Covid da un cambio storico di politiche energetiche da parte dei grandi paesi, ma soprattutto aggravata dalla crisi russo-ucraina. Perché questa estraneità? Perché il principale responsabile della grande crisi del grano duro che si è avuta nel 2021 è stato il clima. Vogliamo chiamarlo cambiamento climatico, vogliamo chiamarla sicuramente siccità, che ha colpito nel 2021 fortemente il Canada e anche poi successivamente l'Unione Europea. Perché ci interessa il Canada? Perché è il paese dal quale viene acquistato moltissimo grano duro dagli italiani, dai trasformatori italiani, che siano mulini, che siano traders oppure raramente che siano produttori di pasta e dopo magari ci entreremo un po' meglio su questo discorso. Però per capire un po' meglio quali sono le dinamiche che hanno coinvolto la produzione canadese in questa caduta vertiginosa che si è avuta nel 2021 abbiamo interpellato la dottoressa Anna Chiara Saguatti, che è Commodity Manager Analyst di Arete AgriFood, che è la nota società esperta in commodities alimentari, a proposito nota perché collabora sia con supercentrali e centrali della distribuzione, sia perché lavora come consulente anche per grandi aziende italiane. Ebbene, chi meglio di loro e chi meglio della Saguatti ci può spiegare cosa è successo nel 2021 quando la crisi del grano ha investito il mercato mondiale. La parola alla Saguatti. Sì, allora la produzione canadese è stata colpita da una siccità senza precedenti che ha ridotto la produzione di una percentuale che vado a verificare, ma vicino al 50%, oltre il 50%. Evidentemente richiedendo anche un forte razionamento delle esportazioni nel corso di quella campagna. Di conseguenza, questo sul mercato globale ha causato una riduzione degli stock, un consumo degli stock, tanto in Canada ovviamente, che ha esportato il più possibile, ma non è riuscita ad andare oltre un livello di export intorno ai 2,7 milioni di tonnellate. Per intenderci, l'anno precedente erano state 5,7 milioni di tonnellate, ma la riduzione degli stock è avvenuta anche nei paesi importatori, quindi nelle aree consumatrici, in particolare l'area del Mediterraneo, quindi l'Unione Europea e i paesi del Nord Africa.
che di fronte a dei prezzi così elevati e una mancanza di offerta hanno limitato il più possibile i consumi e hanno appunto consumato gli stock, aprendo poi il mercato a quel rischio che derivava dalle condizioni poi di produzione delle campagne successive, perché un mercato con degli stock così esigui alla fine della campagna 21-22, quindi parliamo di maggio del 2022, era assolutamente esposto alle eventuali difficoltà produttive che fossero intervenute tanto nelle aree importatrici quanto nelle aree esportatrici. Oh, bene, va bene. Insomma, Saguatti, sì, ok, le cause le abbiamo comprese, però parliamo di numeri. Spiegaci quali erano i valori del grano duro nel maggio 2021, quindi all'approssimarsi della campagna del 21-22 e dove ci si è spinti con i prezzi nel pieno della campagna nel 2022. Allora, nel corso della campagna 21-22 è stato toccato un massimo storico, anzi neanche un massimo storico perché il massimo storico, e mi riferisco alle quotazioni di Bologna, per il fino centro è stato toccato in realtà a giugno del 2022, quindi a ridosso dei nuovi raccolti, con l'inizio delle quotazioni della nuova campagna. Però siamo arrivati al di sopra dei 550 euro per tonnellata. Teniamo conto che a luglio del 2021, quindi all'inizio della campagna, eravamo intorno ai 300 euro per tonnellata. Oh, arriviamo così all'anno 2022, quindi dopo la grande crisi dell'anno precedente e la conseguente crisi degli stock, cosa è successo alla produzione del mercato del grano duro lo scorso anno, quindi l'anno 2022-23? Ok, allora l'impennata delle quotazioni è partita da luglio, quindi siamo ancora nella campagna precedente, da luglio quando hanno cominciato a rendersi evidenti le condizioni di siccità e ad aggravarsi le condizioni di siccità in Canada. E questo ha portato i prezzi a crescere, seguendo un trend praticamente verticale, fino a toccare questi massimi storici al di sopra dei 550 euro per tonnellata a causa proprio del crollo della produzione canadese che prima ho descritto. Partendo appunto dai poco più di 300 euro per tonnellata di inizio campagna. Quindi, e lì i prezzi sono rimasti. Dopodiché, nella campagna successiva, quella è stata invece una campagna di calo delle quotazioni, nonostante un calo della produzione europea a causa della siccità, quindi mi sto riferendo al raccolto 2022, e nonostante anche un livello di stock insomma, abbastanza esiguo e un livello di produzione canadese che non è tornato su livelli eccelsi, quindi volumi prodotti in Canada estremamente in aumento chiaramente rispetto al 2021, ma non sufficienti per poter andare a ricostituire gli stock tanto in Canada quanto in Unione Europea. Ora, se è vero che nel 2022 abbiamo vissuto una risalita della produzione in Canada, seppur in una situazione di siccità che ha invaso e coinvolto l'Europa, è pur vero che i prezzi nell'inverno del 22, nello scorso inverno e sino a qualche settimana fa si sono costantemente abbassati. Allora, quali sono state le cause che hanno portato a questa discesa dei prezzi? E poi questa caduta dei prezzi era in qualche modo prevedibile? Da un lato, questa dinamica di prezzo si è osservata in concomitanza con una fase di ritracciamento dei prezzi anche degli altri cereali, quindi di mais, di frumento tenero, e che in qualche modo comunque hanno influenzato l'andamento anche del prezzo del grano duro, lasciando spazio appunto per una discesa. Allo stesso tempo, l'offerta canadese, che a un certo punto è arrivata, ha portato sollievo al mercato, quindi non è stata sufficiente per ricostituire gli stock, ma è stata sufficiente per garantire i livelli di consumo della campagna 22-23. E questo ha spinto i prezzi a scendere. Sul finire della campagna, in realtà, quindi questa primavera,
i prezzi sul mercato nazionale sono scesi anche al di là di quanto come Arete insomma ritenevamo fosse ragionevole, a causa di un calo della domanda, quindi fondamentalmente appunto un eccesso di offerta legato non a una particolare abbondanza del raccolto degli stock, ma piuttosto appunto una domanda che si è un po' fermata. Questo ha portato i prezzi italiani al di sotto, per esempio, dei prezzi francesi, quando normalmente, essendo il prezzo francese è un prezzo in esportazione, la Francia è un esportatore di frumento tenero, diciamo, il prezzo del prodotto all'origine è inferiore a quello che si registra sul mercato di importazione, quindi si è creato un po' di squilibrio sul mercato. E questo è stato l'elemento per cui a maggio, di fronte al fatto che i prezzi italiani erano scesi così tanto, erano scesi anche al di sotto appunto delle quotazioni francesi, gli stock erano molto bassi e cominciavano a vedersi degli elementi di deterioramento delle condizioni del nuovo raccolto e di difficoltà sulle semine in Nord America, già allora ritenevamo che si creassero le condizioni per un rimbalzo delle quotazioni. Ok, ho capito. Senti, Anna Chiara, quali sono allo stato attuale le vostre previsioni, le previsioni di Arete AgriFood sui prezzi per la campagna in atto, quindi per la 23-24? Allora, le nostre previsioni sono in questo momento lasciano spazio ancora per un po' di apprezzamento delle quotazioni, soprattutto nel breve termine. In realtà quelli che saranno gli sviluppi dei prezzi da novembre, dicembre in avanti dipenderà moltissimo da quello che sarà il livello di raccolto, del raccolto canadese. Sicuramente rispetto anche a quello che ci si attendeva a maggio e che quindi commentavamo a maggio, la situazione è più complicata, è più delicata a causa di una qualità insufficiente del raccolto italiano, in particolare per quello che riguarda i pesi specifici. Poi la situazione è molto eterogenea rispetto ad altri parametri, ma la scarsità di peso specifico è abbastanza comune alle varie zone. Quindi stiamo vedendo delle quotazioni in forte salita, in forte apprezzamento per tutti i frumenti di buona qualità, insomma, di qualità adatta, insomma, per la produzione di semola per la pasta. I listini e le borse si sono trovate a dover ampliare, diciamo, gli sconti per tutte quelle qualità inferiori di frumento, quindi che hanno quotazioni decisamente più basse rispetto a quelle che ho appena citato, intorno ai 400 euro per tonnellata. Addirittura sul listino di Bologna è stata introdotta una qualità, una voce di qualità sottomercantile, cioè che non rispetta le caratteristiche, i parametri che definiscono le qualità superiori. In questo contesto ovviamente siamo ancora più dipendenti dalle importazioni che vengono dall'estero, perché ci mancano appunto frumenti di qualità al di là dei volumi prodotti. Diventa ancora più centrale, ancora più importante quello che sarà il livello di produzione canadese e il livello di offerta dal Canada in un contesto in cui il Canada ha degli stock ancora bassi, ancora dalla campagna 21-22. Quindi tutto dipende da quella che sarà la produzione. In questo momento le condizioni delle aree di coltivazione del frumento duro in Canada non sono ideali dal punto di vista meteo, perché siamo di nuovo in una fase di carenza di precipitazioni, in particolare nelle aree del Saskatchewan al confine con gli Stati Uniti. Ora appare chiaro che si è avuta una corsa adesso all'accaparramento determinata da previsioni che, nonostante gli avvertimenti di Arete, mi viene da dire, erano sin troppo ottimistiche, quando invece poche settimane fa si è compreso che il Canada non avrebbe realizzato una campagna soddisfacente, è iniziata la corsa all'acquisto. E ovviamente quando il mercato si trova con due attori, da una parte chi vende, che non ha sufficienti stock,
e dall'altra chi acquista, che a sua volta stocca pochissimo, nel momento in cui la domanda supera i livelli del suo assorbimento, il prezzo schizza alle stelle. Ed è quello che sta succedendo adesso. Ma io mi domando, ma che cosa crediamo? Che tutti i 140 ed oltre pastifici che esistono in Italia, tutti siano importatori dirette dalle aziende di produzione canadese? No, non scherziamo davvero. Di queste 3, forse 4 in Italia avrebbero i volumi sufficienti per acquistare direttamente alla fonte, ma tutti gli altri, ma dico tutti, comprano nel migliore dei casi dai traders oppure dai mulini italiani, i quali, se confrontati a livello mondiale, sono piccoli. Per non parlare della produzione di grano duro nazionale. Il 60% del fabbisogno è resa dalla nostra produzione. Ebbene, qui gli orti e gli orticelli non si contano. Il grano pugliese, quello siciliano, quello toscano, quello emiliano, le cooperative grandi, le cooperative piccole, insomma, tutte realtà che con un soffio di vento contrario vanno in crisi. Ecco qual è il vero problema della quotazione del grano duro. È giusto fare attenzione alle dinamiche internazionali, alla produzione canadese, a quella europea, le analisi di Arete, ma poi a casa nostra qual è lo stato dell'essere? Cioè, vedete che i regionalismi, anche qui, la fanno da padroni. L'Italia dei comuni, quella del 1200, in verità, per alcune cose non si è dissolta. L'Italia Unita è una realtà politica, ma nell'economia della produzione agricola, zootecnica e di trasformazione alimentare, oltre alla GDO che è talmente stratificata da far paura ai venti di conquista di qualsiasi retailer mondiale, i regionalismi comunque costruiscono ancora quelle barriere che impediscono a questo paese di diventare un grande paese con grandi aziende. Mi viene in mente quando ci si lamenta perché il presidente della Repubblica francese porta le sue aziende nel mondo con sé, l'Italia no, e diciamo ma come la politica italiana non ci supporta? Domandiamoci anche però chi sono le aziende italiane che un eventuale presidente si dovrebbe portare appresso. È questo il tema, capite? Quindi torniamo, scusatemi su questa digressione, torniamo al nostro grano duro e alla nostra pasta. Noi esportiamo pasta in tutto il mondo, realizziamo volumi di vendita eccezionali nel nostro paese, ma è evidente che l'infrastruttura economica che sorregge il mercato, se non è medioevale, poco ci manca. E comunque su questo dobbiamo appoggiarci, per cui guardando al futuro che ci aspetta, torno a te, Saguatti, chiedo scusa per questa digressione. Secondo voi, quali sono le previsioni di raccolta che si prevedono nel Canada nel 2023 e 2024? No, immaginiamo una produzione canadese di quest'anno, un raccolto che sia più in linea con i valori storici, più in linea con i valori storici, ma che non vada oltre i 5,5-5,6 milioni di tonnellate, che sono un livello, insomma, non tra i più alti degli ultimi anni. Quindi non stiamo immaginando un tracollo della produzione. Oh, quindi, beh, interessante quello che ha appena spiegato la Saguatti, quindi non si immagina in Canada un tracollo della produzione. In ogni caso, nonostante le previsioni che appunto indichino la produzione del grano inferiore ai 5,7 milioni di tonnellate, ma non certo alle 2,7 milioni di tonnellate, nonostante questo il mercato è in forte subbuglio per le ragioni che abbiamo spiegato poco fa, forse facendo una digressione eccessiva. Inoltre, in una situazione di tale fragilità, dove l'offerta è debolissima e la domanda è molto volatile, che cosa accadrà ai listini del grano duro alla luce delle recenti dichiarazioni di Putin e del mancato accordo tra Russia, Turchia e Ucraina sul grano tenero? Cioè, la risalita di questo potrebbe far impennare anche il grano duro? Saguatti, tu cosa ne dici? C'è ancora tanto spazio perché i prezzi del frumento tenero sul mercato nazionale possano aumentare
senza dare fastidio al frumento duro, perché in questo momento stiamo vedendo uno spread, vediamo, da 2,84 a 3,75, insomma, di poco inferiore ai, sì, adesso sto guardando dei dati mensili, ma a livello mensile siamo di poco al di sotto dei 100 euro per tonnellata come premio del duro rispetto al tenero di forza, sempre guardando al mercato di Bologna. Quindi c'è tanto spazio perché il frumento tenero possa apprezzarsi se sarà necessario, senza infastidire le quotazioni del frumento duro. Ecco, eventualmente le conclusioni e l'impatto può essere indiretto, nel senso che può andare ad influire sulle decisioni di semina del prossimo autunno. Insomma, dalle dichiarazioni degli analisti appare chiaro che non ci sono le condizioni affinché si possa determinare un'impennata dei prezzi del tenero influenzando il grano duro. È possibile che invece succederà. Perché? Non lo voglio più ripetere, però voglio dire, è un mercato fragile, esposto molto ai venti. A questo punto, e poi concludo, vorrei rivolgere una domanda a chi ci ascolta. Siamo letti e ascoltati dai protagonisti della distribuzione, dai protagonisti dell'industria. Ecco, io mi rivolgo a tutti voi e vi domando, perché industria e retail, in una situazione di tale volatilità, no? Non cambiate atteggiamento, non dappertutto, però diciamo in una categoria così fragile, magari anche qualche altra, poi ci entreremo magari a futuro, oggi parliamo del grano duro e quindi della pasta di semola. Perché non si pensa a cambiare metodo e abbandonare queste guerre un po' da teatrino per organizzarvi e fare accordi magari di ampio respiro, ed sarebbe questa la novità, ma questo ampio respiro comporterebbe anche degli accordi sugli acquisti del grano duro. Ora non dico che accordi di questo genere debbano essere fatti sempre, però almeno la private label, la marca del distributore, dovrebbe essere coinvolta in un progetto di questo genere, anche perché poi se andiamo a vedere il periodo contrattuale che è medio tra un fornitore e un retailer nella marca del distributore, siamo intorno ai 7-8 anni, quindi perché non fare accordi lunghi e su questi determinare anche degli acquisti sul grano? Sapete perché? Perché se l'offerta non è strutturalmente capace di evolversi, come l'abbiamo compreso, potrebbe esserlo la domanda e quindi voi. E con questo io ringrazio la Anna Chiara Saguatti di Arete Agrifood, ringrazio l'azienda Arete Agrifood. Andrea Meneghini vi saluta e vi augura buona estate, tanti saluti dal Supermercato delle Idee e da GDO News. Alla prossima puntata.